Lo dico? Lo dico. Sono qui per dirlo e lo devo dire. Per me la miglior partita, se non stagionale, quantomeno la miglior partita della Juventus con Spalletti alla guida dei bianconeri. Sì, soprattutto considerando il valore dell'avversario. Battere il Bologna al Dallara non è impresa semplice per nessuno. Il valore della partita, perché questo è un vero e proprio scontro diretto, piaccia o non piaccia, è questo che ci dice la classifica, e con questa vittoria i bianconeri scavalcano appunto una concorrente diretta, un diretto avversario per il quarto posto. Ed era una vittoria quasi, non dico obbligatoria, perché d'obbligatorio ancora non c'è nulla, però sai, se anche oggi stecchi, poi sapete diventa sempre più complicato e invece questa vittoria e soprattutto anche per come è arrivata rimette assolutamente i bianconeri sulla giusta carreggiata. Mi sento di dire questo prima di ogni discorso. E poi se ci sono state critiche anche nella gestione della gara stessa di Lucianone, oggi bisogna dire che tutto quello che ha fatto lo ha azzeccato, anche i cambi, anche il gol stesso che sembra una giocata assolutamente preparata, uno schema. Eh, Openda che non l'ho mai visto giocare bene come oggi, fermo restando che poi uno di quei gol deve realizzarlo da attaccante, però mai così coinvolto. Cioè sono delle risposte che mi sento di dire mai come adesso e servivano alla causa e mai come adesso sono risposte importanti. Ne parliamo, signori miei, signori cari, signori belli, ne parliamo e come se lo facciamo? Prima, come al solito, spolliciate, fatelo per l'algoritmo, ma fatelo anche un po' per me. Oggi, figlio mio, da mezzogiorno e mezzo che sto a guardare partite, sono anche un po' cotto, ma sempre contento, perché poi parliamo di pallone, della cosa che mi piace, ma credo a tutti voi, se non stareste qui a seguire un pazzo furioso come me. Vi invito ovviamente a spolliciare, l'ho già detto, iscrivetevi se volete seguire i prossimi contenuti perché la giornata di Serie A non è ancora finita, domani sera andiamo a vedere anche la Roma che in questo momento no, deve anche no, può guardare un po' in avanti ma deve guardare anche dietro, quindi vi aspetto, din don, attivate la campanella, trovate tutti i profili social in descrizione e vi ringrazio per il vostro immanchevole supporto. Allora, ribadisco, il Bologna comunque dei pericoli, delle insidie li crea sempre, a prescindere. Proprio per questo motivo, vedere un secondo tempo dove la Juventus, ditemi voi, a me sembra che di occasioni pericolose non ne abbia per nulla concesso, ripeto, nella ripresa. Nel primo tempo io ho visto una buona partenza dei rossoblù con l'occasione di prima di Pobega, poi di Orsolini nella medesima azione, palla, se non sbaglio, palla inattiva, era uno sviluppo di angolo di una punizione, non mi ricordo, io sono sempre molto fallace, perdonatemi. Però nel mezzo poi una buona Juventus, nel mezzo davvero una buona Juventus con McKennie che mi sento di dire ancora una volta è sempre l'uomo in più di qualsiasi allenatore. Oggi faceva praticamente l'inverted full, no fullback, perché il fullback è terzino, l'inverted wingback se vogliamo, non il quinto largo, ma quinto che andava sempre ad accentrarsi e diventava praticamente l'attaccante in più. Andava sempre a tagliare, è stato pericolosissimo, è stato annullato un gol proprio per un suo fuorigioco, però azione ben fatta, quante volte va a chiudere sempre l'azione, mi è piaciuto particolarmente anche oggi. E ripeto, ottima pressione, ha costretto più volte a sbagliare anche i giocatori del Bologna si sono trovati in difficoltà, magari un Ferguson non all'altezza, però una pressione, ribadisco, feroce, quella dei bianconeri che forse sapevano oggi di giocarsi tanto e hanno però risposto presente, perché tante volte più la posta in paglia è elevata e più se non hai personalità puoi scomparire. Invece, ribadisco, oggi la gara è stata fatta bene, poi nel finale ancora una volta parlo del finale del primo tempo, c'è stata l'occasione del Bologna perché il Bologna poi con qualità, lo ribadisco, è una squadra che anche se perde non sfigura mai, il Bologna è sta roba qua, e mette quel bellissima verticale dove la fa passare Orsolini e Zortea prende la traversa.
Ribadisco, oggi importante questa vittoria, perché arriva contro un avversario forte. Anche buone risposte da parte di Di Gregorio, sempre messo un po' in discussione. Oggi, quando c'era da parare, quelle insidie, quelle 2 o 3 insidie importanti, lui c'è. E quindi arrivano risposte da parte di tutti, forse un po' meno da Cambiaso, che esce anche arrabbiato dal campo, però per un Cambiaso che esce arrabbiato c'è un Cabal che subentra e fa il gol che sblocca, che sblocca la partita, ripeto, su uno schema. Sta lavorando, cioè io l'ho già detto e l'ho ribadito, Spalletti non è uno sprovveduto, non è uno scappato di casa, è un allenatore che poi ha bisogno anche un po' di tempo per incidere, ma dandogli tempo vedremo qualcosa, e qualcosa l'abbiamo già visto stasera, no? Di quelle che sono le potenzialità e di come può far rendere anche giocatori che finora non avevano inciso. E ribadisco, magari anche lo stesso David può fare di più, ma già oggi vedere un Openda che entra bene, assolutamente bene, come ha fatto oggi. Ribadisco, arrivano delle buone risposte, delle buone sensazioni. Fatto buttare fuori un giocatore, che è Eggem, Openda, palla lunga di Gregorio, bravissimo nel duello, ma ripeto, tanti palloni ben ripuliti, una palla messa a Ildiz. Ribadisco, se vogliamo andare a trovare il pelo nell'uovo, uno di quei gol, magari non quello in cui para Ravaglia, perché è stato molto bravo di Ravaglia, ma l'ultimo, il finale, magari può segnare, ma ci arriverà secondo me, arriverà a sbloccarlo anche da questo punto di vista. Però ancora una volta, una Juventus oggi, ribadisco, anche equilibrata sul pezzo, ben messa in campo. Io pensavo che adesso no, si spostava sulla difesa a 4 e continuava così, invece ha continuato con la difesa a 3. Oggi ha avuto anche ragione. Poi rientra Bremer, quindi magari questo gli permetterà di avere quindi anche un difensore in più, e quindi di conseguenza anche per la costruzione con il destro e non solo i mancini passare a 4. Non ho sottolineato la prova a proposito dei difensori di Kelly, molto bene anche lui. Quindi ripeto, oggi sono arrivate tante risposte dalla squadra bianconera, che mi aveva particolarmente deluso nelle recenti performance, e tant'è che eravamo tutti a dire: ma questa Juventus così di certo non ce la fa ad andare a qualificarsi neanche per la prossima Champions. La partita che ho visto stasera onestamente ci dice tutt'altro, quindi risposte importanti. Io posso avere dubbi sulla rosa, su come sia stata costruita, sulle polemiche ormai che ci sono esterne. In questa settimana addirittura si è parlato di una cessione della Juventus. Vedete, in questo momento sembra una baraonda, arrivano notizie da tutti i lati, tanti dubbi, ma di certo non ho dubbi sul fatto che un allenatore come Spalletti, se gli viene dato modo di poter lavorare, poi i risultati a casa te li porta. Però abbiamo visto che in questa Juventus si è tutti un po' frenetici. Se smetteranno di esserlo e si affideranno almeno sul campo a uno come Spalletti, secondo me la bussola la trova, no? E dà un po' la rotta. Ottima vittoria per la Juve, ripeto, contro un Bologna che è una squadra assolutamente seria. Anche con l'uomo in meno, comunque vedete come Italiano era riuscito a trovare qualche soluzione per creare qualche grattacapo. Però ripeto, oggi ha trovato una Juve che secondo me era quasi obbligata a vincere, e nell'obbligo ha trovato le giuste risposte, non si è fatta sommergere dalle problematiche che comunque ancora perdurano, e vedremo un po' se riuscirà a scrollarsele definitivamente. Signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, likate, se volete iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio da Neschio.